sono Luca Mazzucchelli e oggi ti parlo di un'emozione che tutti quanti proviamo. Ogni tanto ci mette in grandi guai, ogni tanto invece ci salva la vita. La rabbia è un'emozione universale. Capiamo insieme come gestirla in maniera costruttiva. In molti pensano alla rabbia come un'emozione negativa, da nascondere dentro se stessi o da buttare fuori ad ogni costo. Questi atteggiamenti spesso portano a degli effetti collaterali spiacevoli, perché conducono a logorarci con noi stessi oppure a rovinare delle relazioni con persone amiche. Tuttavia, la rabbia può essere utilizzata anche per raggiungere scopi costruttivi, come ad esempio conquistare libertà o indipendenza, oppure modificare comportamenti altrui che non ci vanno bene, o stringere la relazione con le persone verso le quali la nostra rabbia è rivolta. Non è un caso che la parola aggressività, che possiamo definire essere un derivato della rabbia, abbia un'etimologia abbastanza curiosa, dal latino ad gredior, ossia andare verso l'altro. La rabbia distruttiva invece è un po' come il veleno, perché se la teniamo troppo dentro di noi rischiamo di appassirci. Non a caso Freud, quando parlava di depressione, diceva che era una grande rabbia rivolta contro se stessi. Mentre se al contrario la buttiamo all'esterno senza criterio, rischiamo di danneggiare delle persone che magari nulla c'entravano con i motivi che ci hanno fatto arrabbiare. Ecco un esercizio che può aiutarti a migliorare il tuo rapporto con la rabbia, che, come sempre, introduco con un breve aneddoto. Tempo fa, in un'antica regione dell'Asia, un giovane regnante ricevette l'incarico di amministrare un territorio strategico per l'intero paese, perché questo terreno era attraversato da un fiume che permetteva un'agricoltura abbondante e rigogliosa. Tuttavia, da diverso tempo, il fiume straripava più volte all'anno, rovinando il raccolto degli agricoltori e mettendo in ginocchio l'intera regione. Prima di lui, gli amministratori avevano cercato di contenere la rabbia e la potenza del fiume costruendo argini sempre più robusti, ma erano sempre punto e a capo. L'acqua era sempre troppo forte, rompeva gli argini e ne portava i detriti nei campi limitrofi coltivati. Il nuovo regnante decise di cambiare strategia e invece che continuare a fare costruire argini sempre più alti e spessi, li fece abbattere tutti quanti. Al loro posto fece costruire invece dei piccoli canali di sfogo che invece che cercare di contenere invano l'acqua, la facessero gradualmente defluire. In questo modo, quando tornava la stagione delle piogge, non solo il fiume non straripava più, ma i canali costruiti permettevano di portare l'acqua anche più lontano, nei territori prima aridi che ora diventavano più rigogliosi. Interessante strategia, vero? Allora, l'esercizio che ti propongo, in analogia con questo racconto, è proprio quello di creare uno spazio all'interno del quale tu possa fare defluire tutta la potenza della tua rabbia. Prendi un foglio bianco e scrivi ogni giorno 2 o 3 lettere di rabbia rivolte alle persone che negli anni ti hanno fatto arrabbiare. Possono essere persone vive o morte, reali o immaginarie, lontane o fisicamente a te vicine. In alcuni casi, l'intestatario della lettera potresti anche essere te stesso. Una lettera di rabbia inizia sempre con una formula standard. Cara, caro è il nome della persona verso la quale la lettera è rivolta. Dopodiché prendi la penna e il foglio e scrivi fino a quando il fiume di rabbia al tuo interno non sia completamente calmo. Se fatto con costanza, questo esercizio aiuta ad alleggerire il peso della rabbia e anche a comunicare con gli altri la nostra emozione in maniera più pulita e costruttiva. Per dirla con le parole di McLaughlin, la disperazione è rabbia senza alcun posto dove andare. Questo esercizio serve proprio a darle una direzione, accogliendola ed esprimendola in maniera innocua per noi e per chi ci sta vicino. Ultima raccomandazione molto importante. Dopo che hai scritto e riempito del veleno le lettere, non rileggerle, altrimenti rischi che il veleno ritorni dentro di te. E tu cosa fai solitamente per gestire la rabbia? Sono curioso di leggere nei commenti sottostanti quelle che sono le tue strategie. E per non perdere le prossime puntate dei miei video, iscriviti al mio video canale per rimanere costantemente aggiornato. Ciao!